Xiaomi Poco X3 NFC, un telefono che si assesta su una fascia di prezzo di 250 euro, o meglio, compreso tra i 200 e i 300 euro. Trovato a 250 su Amazon durante il Black Friday ed è una versione italiana, non globale. Io prediligo la versione italiana perché intanto la garanzia è italiana e soprattutto perché nella versione globale potrebbero cambiare alcune caratteristiche sia hardware che software che è meglio evitare. Questa versione particolare è la versione da 6 GB di RAM DDR4 e 128 GB di memoria interna. Come processore ha un Qualcomm Snapdragon 732G e come schermo invece un IPS Full HD+, perché è un 1080 x 2400. È un IPS, non un OLED, ma poco importa perché lo smartphone ha uno schermo ottimo, soprattutto per quanto la frequenza. La frequenza che si assesta a 120 Hz, uno schermo adatto principalmente per il gaming, basta vedere un attimino gli schermi, anche quelli monitor per i computer, a queste frequenze di aggiornamento, ma non interessa tanto per questo quanto nella fluidità di utilizzo durante lo scorrimento delle pagine. Poi una caratteristica che io non avevo mai tenuto in considerazione è la frequenza di aggiornamento del tocco. Infatti mi ero accorto che ha un tocco molto sensibile perché il tocco si differenzia dagli altri smartphone perché da 120 Hz questo è un 240 Hz, quindi veloce il doppio nella risposta. E ve ne accorgerete subito. Io questa caratteristica l'ho vista leggendo appunto la pagina ufficiale dello smartphone. Poi per cos'altro? Mm, Intanto non è un OLED, ma poco importa perché per la fascia di prezzo va più che bene. Non stiamo qui a cercare il pelo nell'uovo, però mi ritengo molto soddisfatto di questo schermo sotto il sole. Per quanto ci possa essere in questo periodo, si vede molto bene, quindi ottimo lo schermo. Per quanto riguarda il processore, è la versione più potente della serie 7, 732G, G sta per gaming e infatti l'ho testato anche sul gaming e devo dire che funziona abbastanza bene. L'ho provato con Call of Duty eh, con prestazioni alte e devo dire che ha funzionato abbastanza bene. Poi caricherò un video così lo vedrete voi stessi. Niente. Quindi il processore soddisfatto e eh, diciamo che è un processore di fascia media e nell'utilizzo quotidiano va più che bene. Non ho riscontrato nessun lag di nessun tipo e quindi ottimo anche il processore. Dimensioni e peso. Allora, le dimensioni abbastanza grande, è un 6 pollici,7 quasi, quindi chi passa da uno smartphone con più piccolo ne avverte di sicuro la grandezza e lo spessore è anche abbastanza importante, sinceramente, e per chi non è abituato a uno smartphone già di marche Xiaomi, Honor o simili, magari risulterebbe abbastanza grande, ingombrante e anche pesante perché sono 215 grammi. Però sinceramente a me non dispiace perché passo da uno smartphone di simile categoria. Ehm,
Cosa molto importante di questo smartphone intanto che ha 6 GB di RAM, quindi multitasking ottimo, non si impallano i programmi anche se avete aperto tanti programmi e soprattutto i 128 GB di memoria interna, ormai indispensabili, sotto dei quali si satura molto facilmente, appena si scambiano qualche foto si scambia qualche foto o si scattano foto stesse, soprattutto perché i pixel ormai delle fotocamere sono diventate, cioè sono maggiorati e quindi sono migliorati e quindi il peso anche delle foto è aumentato, peso che è aumentato anche del sistema operativo e dei programmi stessi, quindi è richiesto 128 GB secondo me ormai di base, è inutile acquistare il 64 GB. Detto questo, per l'utilizzo quotidiano, quindi chiamate, videochiamate, messaggistica varia, nessun problema di alcun tipo, sempre pronto e sempre ottimo, sia nell'audio che nel microfono. Quindi se non sbaglio ha anche il microfono di correzione del rumore, quindi chi ci ascolta ci sente anche molto bene. In più abbiamo il jack audio, cosa molto importante in questi nuovi smartphone che stanno cercando di eliminarlo, per connettere appunto le classiche cuffie col jack invece di averle semplicemente Bluetooth. Per quanto riguarda il Bluetooth è un 5.1, quindi aggiornato e funziona molto bene con le mie cuffie, non ho avuto alcun tipo di problema. Poi per quanto riguarda invece la connessione WiFi ha anche il dual band, quindi 5, ha anche la 5 GHz, che con il mio modem Fastweb si interfaccia molto facilmente e velocemente, infatti è una scheggia. Devo dire, non ho mai avuto nessun tipo di problema. L'unico tipo di problema che ho avuto è con la connessione dati. La connessione dati è stato un problema perché in alcuni momenti della giornata, soprattutto in determinati luoghi o spazi chiusi, nonostante avessi il 4G, ehm, avevo problemi di connessione, come se non fosse presente, ma dopo un po' di analisi mi sono accorto che in realtà potrebbe essere la mia SIM, quindi devo effettuare delle prove con degli altri operatori e vedere se ho gli stessi problemi. Però, spostandomi appunto in altri luoghi, in altri posti, invece la connessione era molto molto veloce. Uno dei motivi per cui ho acquistato questo smartphone non è tanto la potenza e la qualità dello schermo, ma per il comparto fotografico. Intanto un sensore da 64 megapixel Sony, 64 megapixel reali e anche gestiti molto bene dal software dello smartphone. Foto vengono molto belle e qualità ottima direi per uno smartphone di fascia medio-bassa, perché stiamo parlando di 250 euro, non ce lo scordiamo. E anche dei video, perché a volte magari si cura la parte la parte fotografica, quindi delle foto, ma quella video rivela davvero la qualità del sensore e del software che lo gestisce. E in questo caso Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro, infatti sono molto molto soddisfatto. Farò un video a parte dedicato solamente alle foto e ai video. Poi una cosa per cui sono rimasto sbalordito è stata la qualità audio di questo telefonino.
Infatti ha un audio stereo, ha due casse, una posta sopra vicino alla fotocamera e una posta sotto e alla massima potenza sembra quasi di avere una cassa JBL, quella da 3 watt, la più piccolina però abbastanza potente e qualitativamente ottimo. Ed è ottimo anche il chip audio che gestisce appunto l'audio dello smartphone perché con le cuffie, io ho delle cuffie non top, però sono delle Jabra e sono qualitativamente molto valide e mi ha aperto una nuova dimensione audio, sinceramente, rispetto al il mio vecchio smartphone. Si sentono meglio i bassi e meglio anche gli alti nel giusto equilibrio, quindi ottimo anche il comparto audio. Se devo dire delle cose che non mi sono piaciute, per quanto riguarda la fotocamera, il sensore per le macro e un altro sensore che non ho capito bene per cosa sia, che sono da 2 megapixel, una qualità bassissima, quindi ehm, sono inutili. Meglio prediligere quella da 64 megabyte megapixel da 64 megapixel e effettuare delle pseudo macro tramite quella lì piuttosto che usare la lente per le macro stesse, perché mi sono accorto che più che macro sembra quasi fatto per quasi microscopio, perché devi stare a quasi 2 centimetri di distanza dall'oggetto da fotografare. Poi, cos'altro? Per quanto riguarda il software, per me è tutto nuovo perché io sinceramente avevo un Honor con cui mi trovavo molto bene, ma adesso non si possono più acquistare per ovvie ragioni di utilizzo e quindi sono passato allo Xiaomi con cui devo dire mi trovo abbastanza bene per il momento, devo ancora capirlo nella sua totalità. Poi cos'altro? E niente, praticamente per 250 euro ritengo che sia un ottimo acquisto. Non si può acquistare di meglio. Uh, Abbiamo l'NFC che di solito su questa fascia di prezzo non esiste. Abbiamo un processore di fascia media con cui si può fare davvero di tutto, anche giocare ai giochi più pesanti senza alcuna limitazione. Si ha un ottimo schermo, un'ottima sensibilità al tocco, fotocamere top. E non lo sto dicendo solamente perché l'ho acquistato e quindi mi sto convincendo dell'acquisto. No, sono realmente così le cose. Io l'avevo acquistato con l'obiettivo che se ci fosse stato qualcosa che non mi sarebbe piaciuto nella fotocamera, nello schermo, nella durata della batteria, l'avrei mandato indietro e basta. Le uniche cose che non mi sono piaciute tantissimo sono le cuffie, che qualitativamente, per quanto riguarda l'audio, sono ottime, solo che il cavo simil gomma antinodo non mi piace, preferisco quei cavi in fibra, in tessuto, che però non vengono dati di serie, ovviamente, si comprano, se uno li vuole, li compra a parte. E stessa cosa per il cavo di alimentazione, quindi pure quello molto plasticoso e mi è sembrato anche molto delicato. Top invece la ricarica. Ragazzi, avere una ricarica, cioè che in mezz'ora ricarica il 60% della batteria è incredibile.
perché con il 60% della batteria andate un giorno intero. La durata del telefonino a utilizzo normale, quindi senza stare lì a giocare, a guardare video tutto il giorno, ma con un utilizzo normalissimo, telefonate, videochiamate, messaggi, qualche video, un po' di gioco, un po' di svago, si arriva benissimo a 2 giorni interi. È testato. Uh, Poi per il resto, per 250 euro mi sa che di meglio non si trova. Magari qualcuno potrebbe andare sui Samsung o su qualcun altro di qualche altra marca, ma sinceramente o non c'è l'NFC o manca il jack audio oppure non ha l'audio stereo. Che in questo caso c'è, oppure la qualità delle fotocamere è molto bassa, o la qualità del processore diminuisce e cose del genere. Questo è un giusto equilibrio e secondo me è un best buy, un vero best buy. Perché io l'ho acquistato per utilizzarlo tutti i giorni, per tenerlo e non semplicemente per recensirlo e convincervi che sia un buon prodotto. Non devo convincere nessuno, semplicemente dando le mie impressioni e soprattutto se avete dei dubbi e delle domande, scrivetemelo e io cercherò di rispondervi e soprattutto aggiornandovi eventualmente se ci dovessero